Lezione 1. Il fascino delle cascate. Ehi Anna, sono appena tornata da un viaggio in un parco nazionale e la maggior parte dei turisti viene a vedere le cascate. Sembra incredibile. Le cascate sono così belle e affascinanti. Quale cascata hai visitato? Sono andato alle cascate Yosemite. È una delle cascate più alte del Nord America e i panorami erano mozzafiato. Le cascate Yosemite sono stupende. Ho visto le foto, ma posso solo immaginare quanto debba essere magnifico dal vivo. Hai camminato fino in cima? Sì, l'ho fatto. Il percorso è stato impegnativo, ma ne è valsa la pena raggiungere la cima. Il suono dell'acqua che scendeva era così rilassante. Deve essere stata un'esperienza davvero gratificante. Adoro il suono dell'acqua che scorre, è così rilassante. Quanto tempo ti ha richiesto l'escursione? Ci sono volute circa 3 ore per raggiungere la cima e abbiamo fatto molte pause per goderci il panorama. I panorami da lassù erano spettacolari. Posso immaginare. C'erano molti altri escursionisti sul sentiero? Sì, ce n'erano parecchi. È popolare, soprattutto durante i mesi estivi. Tutti erano entusiasti di vedere le cascate. È fantastico. È bello condividere l'esperienza con altri amanti della natura. Hai incontrato persone interessanti lungo il percorso? L'ho fatto. Ho incontrato una famiglia che ogni estate viaggia in diversi parchi nazionali. Hanno condiviso alcuni suggerimenti su altre cascate da visitare. Sembra divertente. Ci sono così tante bellissime cascate in tutto il paese. Ne hai qualcuno in particolare nella tua lista da visitare prossimamente? Mi piacerebbe vedere le cascate del Niagara un giorno. Le sue dimensioni e la sua potenza sono affascinanti. Ci sei stato? Sì, ci sono andato qualche anno fa. La nebbia delle cascate è rinfrescante e la vista è assolutamente mozzafiato. Puoi anche fare un giro in barca per avvicinarti. Sembra fantastico. Mi piacerebbe sperimentarlo. Ci sono state attività che ti sono piaciute mentre eri lì? Oltre al giro in barca, mi sono divertito a passeggiare lungo i sentieri panoramici e a scattare foto. I colori degli arcobaleni creati dalla nebbia sono stupendi. Sembra il sogno di ogni fotografo. Adoro catturare la bellezza della natura. Hai una foto preferita del tuo viaggio? Sì, ho scattato una foto delle cascate con un arcobaleno sullo sfondo. È uno dei miei ricordi preferiti di quel viaggio. Scommetto che è una bellissima foto. La natura ha un modo di creare momenti così magici. Cosa pensi che renda le cascate così attraenti per i turisti? Penso che sia la combinazione di bellezza, potere e tranquillità. Rappresentano l'energia grezza della natura e le persone ne sono attratte. Sono completamente d'accordo. Inoltre, spesso creano paesaggi meravigliosi che offrono ottime opportunità per escursioni e fotografie. Esattamente. Le cascate possono anche essere un simbolo di avventura ed esplorazione, incoraggiando le persone a connettersi con la natura. È una prospettiva adorabile. Penso che tutti abbiamo bisogno di quella connessione, soprattutto nelle nostre vite frenetiche. Hai altre attività all'aperto preferite? Lezione 2. Rafforzare le tue argomentazioni. Ehi Anna, stavo rivedendo il mio saggio e sento che potrei aggiungere ulteriori prove a sostegno per rafforzare le mie argomentazioni. È un'ottima idea. Avere prove concrete rende i tuoi punti più convincenti. Puoi farmi un esempio dell'argomento su cui stai lavorando?
Sicuro. Sto discutendo dell'impatto dei social media sulla comunicazione. Ho detto che aiuta le persone a connettersi, ma ho bisogno di più fatti. Questo è un argomento interessante. Potresti includere statistiche su quante persone utilizzano i social media ogni giorno. Esattamente. Ho letto che oltre 3 miliardi di persone utilizzano i social media in tutto il mondo. Questa è una statistica potente. Lo è davvero? Potresti anche voler esplorare come i social media hanno cambiato le relazioni, sia positivamente che negativamente. Buon punto. Potrei discutere i vantaggi di rimanere in contatto con amici e familiari rispetto ai rischi di incomprensioni online. Sì, includere entrambe le parti rende la tua argomentazione più equilibrata. Hai pensato di aggiungere le opinioni degli esperti? Non l'ho ancora fatto. Pensi che aiuterebbe? Assolutamente. Citare gli esperti può dare credibilità alle tue affermazioni. Ad esempio, potresti citare uno psicologo sugli effetti dei social media sulla salute mentale. È un ottimo suggerimento. Cercherò alcuni articoli o studi a supporto dei miei punti. E gli aneddoti personali? Le storie personali possono essere molto efficaci. Rendono l'argomento riconoscibile e possono illustrare vividamente la tua argomentazione. Mi piace l'idea. Potrei condividere le mie esperienze con i social media e come mi hanno aiutato a rimanere in contatto con gli amici all'estero. Ciò aggiungerebbe un tocco personale. Assicurati solo che si ricolleghi al tuo argomento principale. Ovviamente. È importante rimanere concentrati. Ci sono altri tipi di prove che dovrei considerare? Potresti anche voler includere casi di studio o esempi di vita reale. Ad esempio, come le campagne sui social media hanno mobilitato le comunità per cause sociali. È un punto di vista avvincente. Potrei discutere di movimenti come Cancelletto MeToo o di attivismo contro il cambiamento climatico sui social media. Esattamente. Questi esempi mostrano il potere dei social media nel guidare il cambiamento e la consapevolezza. Vedo come l'incorporazione di diversi tipi di prove renderà il mio saggio più persuasivo. Decisamente. Aiuterà i tuoi lettori a comprendere la profondità del problema e a vederlo da varie prospettive. Apprezzo le tue intuizioni. Rivedrò il mio saggio e mi assicurerò di includere questi elementi. Sono felice di aiutarti. Ricorda solo di organizzare le tue prove in modo logico per costruire un caso forte. È un ottimo consiglio. Lavorerò anche sulla struttura. Grazie per il tuo supporto. Lezione 3. Affascinante fauna selvatica. Ehi Anna, stavo guardando un documentario sulla fauna selvatica e ho scoperto che gli orsi polari sono creature affascinanti. Lo sono davvero. Sono stato sorpreso di scoprire che gli orsi polari possono pesare più di 1500 libbre. È enorme. Assolutamente. Ma gli orsi erano ancora più grandi dei gatti che avevo visto allo zoo. È incredibile quanto possano diventare enormi. Sì, e la loro pelliccia bianca brillante li aiuta a mimetizzarsi nell'ambiente artico. È perfetto per la caccia alle foche. Giusto. Il loro mimetismo è impressionante. Ho anche imparato che la loro pelliccia non è effettivamente bianca, è trasparente e riflette la luce. È un fatto interessante. È sorprendente come la natura adatti gli animali all'ambiente circostante. Hai visto qualche orso polare dal vivo? No,
ma mi piacerebbe visitare una riserva naturale. Vederli nel loro habitat naturale deve essere mozzafiato. Sono d'accordo. Penso che il modo migliore per apprezzare la loro bellezza sia in natura. Sei mai stato in un parco nazionale? Sì. Ho visitato Yellowstone l'anno scorso. I paesaggi erano meravigliosi e ho visto alcuni bisonti vagare in giro. Sembra incredibile. I bisonti sono animali così maestosi. Hai visto altri animali selvatici? Ho visto alcuni alci e persino alcune aquile calve. È stata una bellissima esperienza vederli nel loro ambiente naturale. Deve essere stato emozionante. I parchi nazionali sono perfetti per osservare la fauna selvatica e godersi la natura. Decisamente. Adoro il modo in cui proteggono gli habitat di varie specie. Sei stato in qualche parco nazionale? Ho visitato Yosemite un paio di anni fa. Le sequoie giganti erano maestose e ho camminato verso alcuni punti panoramici mozzafiato. Yosemite è famoso per i suoi paesaggi mozzafiato. Hai visto qualche fauna selvatica lì? Sì, ho visto cervi e anche un paio di orsi neri da lontano. È stato emozionante ma anche un po' snervante. Posso immaginare. È importante rispettare il loro spazio. Hai imparato qualcosa di interessante sugli orsi durante la tua visita? L'ho fatto. Ho imparato che gli orsi neri possono arrampicarsi facilmente sugli alberi per sfuggire al pericolo, mentre gli orsi polari sono più adatti agli ambienti ghiacciati. È affascinante. È interessante come le diverse specie si siano adattate ai loro habitat unici. Esattamente. Ogni animale ha le proprie abilità che lo aiutano a sopravvivere. Hai pensato di visitare altri parchi? Mi piacerebbe esplorare il Glacier National Park la prossima volta. Ho sentito che i panorami sono assolutamente stupendi, soprattutto con le montagne e i laghi. Il ghiacciaio è bellissimo. È noto per i suoi sentieri escursionistici e la diversificata fauna selvatica. Potresti anche avvistare alcune capre di montagna. Sarebbe fantastico. Dovrò organizzare un viaggio lì presto. Mi piace conoscere i diversi ecosistemi e gli animali che vivono in essi. Lezione 4. Esperienze di mangiare fuori. Ciao Anna. Di recente sono andata a mangiare in un nuovo ristorante e ho trovato l'intera esperienza piuttosto interessante. Sembra eccitante. Che tipo di ristorante era? Era un posto italiano. L'atmosfera era incantevole, con musica soft e luci accoglienti. Ha creato una bella atmosfera per la cena. Il cibo italiano è sempre una buona scelta. Hai provato qualche piatto speciale? Sì. Ho mangiato una deliziosa pasta ai frutti di mare con salsa cremosa. Era ricco e saporito. E tu? Hai una cucina preferita? Adoro il cibo thailandese. L'equilibrio dei sapori, dolce, piccante e acido, eccita sempre le mie papille gustative. Il cibo thailandese è fantastico. Sei mai stato in un ristorante thailandese dove ti portano un menù a livello di spezie? Sì, l'ho fatto. Mi piace cimentarmi con i piatti più piccanti, ma devo stare attenta a non esagerare. È intelligente. Si tratta di trovare il giusto equilibrio. Quindi, quando hai finito di mangiare, come gestisci di solito il conto? Di solito, quando ho finito di mangiare, il cameriere mi porta il conto, o l'assegno, come lo chiamano alcuni.
Poi pago il pasto e lascio la mancia per il buon servizio. Esattamente. Penso che lasciare la mancia sia un bel gesto. Mostra apprezzamento per il servizio. Che percentuale lasci di solito? Di solito lascio circa il 15-20% del conto totale. Dipende dalla qualità del servizio. Se è eccezionale, potrei anche dare una mancia maggiore. È ragionevole. Ho notato che le usanze relative alle mance possono variare da luogo a luogo. Hai visto pratiche sorprendenti di mancia durante il viaggio? Sì, in alcuni paesi la mancia non è affatto comune, mentre in altri è prevista. In Giappone, ad esempio, la mancia può essere considerata scortese. Interessante. È importante conoscere le usanze locali per evitare malintesi. Hai riscontrato situazioni del genere? L'ho fatto. Quando ho visitato il Giappone, non ero sicuro di come gestire il conto. Fortunatamente, il mio amico ha spiegato in anticipo le usanze. È fantastico. È sempre utile avere qualcuno che conosca la cultura. Hai mai avuto un'esperienza culinaria memorabile? Sì, una volta ho cenato in un ristorante panoramico con vista sullo skyline della città. La vista era mozzafiato e il cibo era squisito. Sembra magico. La combinazione di ottimo cibo e una vista mozzafiato può rendere un pasto indimenticabile. Cosa hai ordinato? Avevo salmone grigliato con asparagi e un bicchiere di vino bianco. È stato un abbinamento perfetto. E tu? Qualche pasto memorabile? Decisamente. Una volta ho organizzato una cena a sorpresa con gli amici. Hanno cucinato i miei piatti preferiti e abbiamo passato dei momenti meravigliosi insieme. Sembra adorabile. Condividere i pasti con gli amici può creare i ricordi più belli. Hai avuto un dolce speciale da festeggiare? Sì, hanno fatto una torta al cioccolato, che è la mia preferita. È stata la conclusione perfetta di una serata fantastica. Lezione 5. Comprendere le malattie degli animali. Ehi Anna, stavo leggendo un articolo sulle malattie degli animali ed è allarmante come alcune possano essere così mortali. Sembra interessante. Di quale malattia stavano discutendo? Hanno menzionato una malattia specifica che di solito uccide rapidamente gli animali, ma prima di morire spesso mostrano comportamenti strani. È inquietante. Gli animali possono essere così vulnerabili alle malattie. Che tipo di strani comportamenti hanno descritto? Hanno parlato di animali che si comportano in modo disorientato o aggressivo, il che può essere piuttosto scioccante da osservare. Wow, deve essere difficile per chiunque ne sia testimone. Cosa causa queste malattie negli animali? Vari fattori possono contribuire, come virus, batteri e persino parassiti. Anche lo stress e i cambiamenti ambientali possono avere un ruolo. È affascinante quanto tutto sia interconnesso. Sei venuto a conoscenza di malattie specifiche che colpiscono la fauna selvatica? Sì, ho letto di una malattia chiamata malattia del deperimento cronico, che colpisce cervi e alci. È simile alla malattia della mucca pazza nei bovini. Questo è preoccupante. Come si diffonde tra gli animali? Si diffonde attraverso il contatto diretto con animali infetti o ambienti contaminati. Può avere effetti devastanti sulle popolazioni. Posso immaginare. Esistono sforzi per controllare o prevenire la diffusione di tali malattie? Sì,
Le agenzie per la fauna selvatica spesso monitorano le popolazioni e implementano regolamenti, come le restrizioni sulla caccia, per aiutare a gestire la malattia. Questo è un approccio intelligente. È essenziale proteggere sia gli animali che i loro ecosistemi. Esattamente. Fondamentale è anche la sensibilizzazione del pubblico. Educare le persone su queste malattie può aiutare a prevenire un'ulteriore diffusione. Decisamente. Penso che le persone dovrebbero essere informate sui segni di malattie nella fauna selvatica. In questo modo, possono segnalare qualsiasi cosa insolita. È un'ottima idea. Potrebbe salvare molti animali se le persone fossero vigili. Hai mai visto animali malati in natura? Non l'ho fatto, ma ho sentito storie di amici che l'hanno fatto. Hanno visto un uccello che sembrava letargico e insensibile. Sembra preoccupante. È importante sapere cosa fare in tali situazioni. A volte, contattare un'organizzazione di salvataggio della fauna selvatica è la soluzione migliore. Lezione 6. Le emozioni dell'hockey. Ehi Anna, ieri sera stavo guardando una partita della NHL e non posso fare a meno di pensare che continui ad essere la lega di hockey di maggior successo e divertente del Nord America. Assolutamente. L'energia nelle arene è elettrica e il livello di abilità dei giocatori è incredibile. Che partita stavi guardando? Era una partita tra i Toronto Maple Leafs e i Montreal Canadiens. La rivalità è intensa e l'atmosfera era fantastica. Queste due squadre hanno una storia così ricca. È sempre emozionante quando si affrontano. Ti è piaciuto il gameplay? Decisamente. Il ritmo era veloce e ci sono stati alcuni gol sorprendenti. I giocatori sanno davvero come dare spettacolo. Adoro il modo in cui combinano abilità, velocità e strategia. Hai mai giocato a hockey tu stesso? Giocavo a livello ricreativo quando ero più giovane, ma non ero molto bravo. È molto più difficile di quanto sembri. Posso immaginare. Il solo pattinaggio sul ghiaccio richiede molta pratica. L'ho provato e ho passato più tempo a cadere che a pattinare. Lo stesso qui. Ma è così divertente una volta capito come funziona. Crescendo avevi una squadra NHL preferita? Sì, ero un grande fan dei Chicago Blackhawks. Il loro stile di gioco mi ha sempre impressionato, soprattutto durante il campionato. Sono stati dominanti per un po'. Ho ammirato il loro lavoro di squadra e il modo in cui eseguivano le giocate. È stimolante guardarlo. Di sicuro. È interessante come le dinamiche di squadra possano cambiare ogni stagione. Alcune squadre sorprendono tutti con le loro prestazioni. Assolutamente. La scorsa stagione, i Colorado Avalanche hanno fatto una corsa incredibile. È emozionante vedere le squadre perdenti raccogliere la sfida. Sì, e i playoff sono sempre pieni di sorprese. L'intensità e la pressione possono portare a risultati inaspettati. Adoro l'atmosfera dei playoff. I giochi diventano ancora più avvincenti quando la posta in gioco è alta. Guardi tutte le partite dei playoff? Ci provo. È difficile perdere l'eccitazione, soprattutto quando sono coinvolti gli straordinari. Quei momenti possono fermare il cuore. Lo so. Alcuni dei migliori momenti di hockey accadono durante gli straordinari. La tensione è palpabile e ogni tiro conta. Esattamente. E i festeggiamenti dopo un gol vincente sono indimenticabili. I giocatori e i tifosi condividono tanta gioia e sollievo.
Unisce davvero tutti. Parlando di fan, penso che la NHL abbia alcuni dei sostenitori più appassionati. Decisamente. I tifosi creano un'atmosfera unica, sia durante le partite in casa che guardando insieme nei bar e nei ristoranti. Hai mai assistito a una partita della NHL dal vivo? Sì, sono andato a una partita dei Blackhawks un paio di anni fa. È stata un'esperienza incredibile essere lì di persona. Posso immaginare. La folla, i suoni del gioco e l'eccitazione devono essere esilaranti. Lezione 7. L'arte della fotografia. E Anna, ultimamente mi sto appassionando alla fotografia ed è affascinante quanto c'è da imparare. È fantastico. La fotografia può essere uno sbocco creativo. Su quale aspetto ti stai concentrando? Sto cercando di capire la stabilizzazione e l'autofocus. Queste funzionalità sono importanti per catturare immagini nitide. Assolutamente. La stabilizzazione aiuta a ridurre la sfocatura dovuta al movimento della fotocamera. Hai provato a usare un treppiede? Sì, l'ho fatto. Fa un'enorme differenza, soprattutto per le lunghe esposizioni. Sono rimasto stupito da quanto fossero chiare le foto del cielo notturno. La fotografia notturna è bellissima. Che tipo di impostazioni usi per quegli scatti? Di solito imposto un tempo di esposizione più lungo e un ISO più alto. Aiuta a catturare più luce. E tu? Hai qualche tecnica fotografica preferita? Mi piace la fotografia di ritratto. Adoro giocare con la profondità di campo per sfocare lo sfondo e far risaltare il soggetto. È un'ottima tecnica. L'uso di un'ampia apertura può davvero creare quell'effetto. Hai un obiettivo specifico per i ritratti? Sì, utilizzo un obiettivo da 50 mm, è perfetto per i ritratti ed ha un piacevole effetto bokeh. Quale obiettivo preferisci per gli scatti paesaggistici? Di solito scelgo un obiettivo grandangolare. Cattura una parte maggiore della scena, il che è ottimo per i paesaggi. Hai mai provato la fotografia di paesaggio? Adoro fotografare montagne e laghi. La sfida è trovare la giusta composizione. La composizione è fondamentale. Utilizzo spesso la regola dei terzi per creare immagini più equilibrate. Utilizzi linee guida specifiche? Sì, seguo anche la regola dei terzi. Inoltre, cerco di guidare l'occhio dello spettatore con linee o cornici naturali nella scena. È un approccio fantastico. Attira davvero l'attenzione sull'argomento principale. Hai provato a modificare le tue foto? Decisamente. La post-elaborazione può migliorare significativamente le immagini. Utilizzo un software per regolare luminosità e contrasto e talvolta gioco con i colori. L'editing può davvero dare vita a una foto. Mi piace sperimentare anche con i filtri. Hai uno strumento di editing preferito? Utilizzo principalmente Lightroom. È facile da usare e ha funzionalità potenti sia per i principianti che per i professionisti. Ho sentito parlare bene di Lightroom. Potrei fare un tentativo. Che consiglio daresti a qualcuno che ha appena iniziato a fotografare? La pratica è essenziale. Sperimenta ambientazioni e soggetti diversi. Non aver paura di commettere errori, ti aiutano a imparare. Ottimo consiglio. Me lo ricorderò.
Penso anche che unirsi a un gruppo di fotografi potrebbe fornire preziosi feedback e ispirazione. Assolutamente. Condividere il tuo lavoro con gli altri può aumentare la tua sicurezza e stimolare nuove idee. Hai dato un'occhiata a qualche club fotografico locale? Sì, ho trovato un paio di club che si riuniscono regolarmente. Sono entusiasta di entrare in contatto con altri fotografi e imparare da loro. Lezione 8. Idee per capelli alla moda. E Anna, stavo pensando alle acconciature per un evento e mi è venuta l'idea di un raccolto intrecciato. È elegante e facile da fare a casa. Sembra adorabile. Gli aggiornamenti intrecciati sono versatili e possono adattarsi a molte occasioni. Hai già provato a farne uno? Non l'ho fatto, ma ho guardato alcuni tutorial online. Lo fanno sembrare così semplice. Adoro come puoi personalizzare il look con diversi tipi di trecce. Esattamente. Puoi mescolare trecce a coda di pesce, trecce olandesi o anche trecce di corda per creare uno stile unico. Hai in mente una treccia specifica? Sono propenso a una treccia olandese. Sembra così pulito e strutturato. Inoltre sembra che resista bene per tutta la giornata. Ottima scelta! Le trecce olandesi sono perfette per aggiungere volume. Puoi anche tirare i lati per creare un look più rilassato e bohemian. Questo è un buon consiglio. Mi piace l'idea di renderlo un po' più sciolto. Sembra più casual ma comunque raffinato. Hai mai fatto un raccolto intrecciato per un evento speciale? Sì, ne ho indossato uno a un matrimonio l'estate scorsa. Ho aggiunto delle spille decorative per dargli un tocco glam. È stato un successo. Sembra bellissimo. Gli accessori possono davvero migliorare un'acconciatura. Che tipo di spilli hai usato? Ho usato delle forcine floreali. Hanno aggiunto un bel tocco di colore senza essere troppo opprimenti. Si abbinava perfettamente al mio vestito. Adoro quell'idea. Potrei cercare degli accessori simili. Pensi che un raccolto intrecciato funzionerebbe per un evento più formale, come un gala? Assolutamente. Un elegante taglio intrecciato può sembrare molto sofisticato. Abbinarlo a orecchini di tendenza completerebbe magnificamente il look. È un ottimo suggerimento. Dovrò pianificare il mio outfit in base all'acconciatura. Cosa ne pensi dei prodotti per capelli per mantenere lo stile a posto? Usare una buona lacca per capelli è essenziale. Aiuta a tenere la treccia senza renderla rigida. Una mousse leggera può anche aggiungere volume. Lo terrò a mente. È incredibile come i prodotti giusti possano fare una tale differenza. Hai una marca preferita? Mi piace usare i prodotti di un marchio chiamato Away. Hanno ottime opzioni per lo styling e la finitura. E tu? Ho sentito parlare bene di quel marchio. Di solito mi attengo a una lacca per capelli base, ma sono aperto a provare qualcosa di nuovo. Sperimentare prodotti diversi può aiutarti a trovare quello che funziona meglio per il tuo tipo di capelli. È tutta una questione di tentativi ed errori. È vero. Sono entusiasta di provare l'app intrecciato. Forse mi allenerò anche prima dell'evento per sentirmi più sicuro. Decisamente. Esercitarti alcune volte ti aiuterà a padroneggiare la tecnica. Inoltre, è divertente provare nuovi stili. Non vedo l'ora. Ti farò sapere come va a finire. È bello avere un'opzione elegante che sia facile da realizzare anche a casa.
Di sicuro. E non esitare a chiedere se hai bisogno di ulteriori suggerimenti o idee. Sono sempre felice di aiutarti con l'ispirazione per i capelli. Grazie, Anna. Lo apprezzo. Non vedo l'ora di sfoggiare la mia nuova acconciatura. Lezione 9. Esplorare l'assistenza sanitaria. E Anna, ultimamente ho pensato molto all'assistenza sanitaria. È un argomento così importante. Assolutamente. Cosa ti interessa specificamente dell'assistenza sanitaria? Sono affascinato dal modo in cui funzionano i sistemi sanitari e dai modi in cui possono migliorare i risultati dei pazienti. È un'ottima prospettiva. Trovo che i progressi tecnologici, come la telemedicina, siano davvero interessanti. Sta cambiando il modo in cui accediamo alle cure. Sì, la telemedicina ha reso più facile per le persone vedere i medici senza percorrere lunghe distanze. Lo hai mai usato? È stato comodo quando avevo bisogno di una consulenza per un problema minore. Potrei parlare con un medico comodamente da casa mia. Questo è un enorme vantaggio. Penso anche che la cura preventiva sia fondamentale. Educare le persone ad abitudini sane può ridurre la necessità di trattamenti più seri in seguito. Sono completamente d'accordo. Controlli e screening regolari possono individuare tempestivamente i problemi. Quali sono secondo te le sfide più grandi per la sanità oggi? Una delle sfide principali è l'accesso. Non tutti hanno lo stesso livello di accesso a cure di qualità, il che può portare a disparità nei risultati sanitari. Questo è un problema significativo. Credo che affrontare queste disparità sia essenziale per creare un sistema sanitario equo. Decisamente. Inoltre, l'aumento dei costi dell'assistenza sanitaria rende difficile per molte persone permettersi le cure necessarie. Sì, l'accessibilità economica dell'assistenza sanitaria è una preoccupazione fondamentale. È frustrante vedere le persone evitare di cercare aiuto a causa dei costi. Lo è davvero. Penso che siano necessari cambiamenti politici per rendere l'assistenza sanitaria più accessibile e alla portata di tutti. È vero, anche le iniziative di sanità pubblica possono svolgere un ruolo nella promozione di stili di vita sani e nella riduzione dei costi sanitari nel lungo periodo. Giusto. I programmi comunitari incentrati sulla nutrizione e sull'esercizio fisico possono avere un impatto positivo. Hai visto qualche programma di successo nella tua zona? Sì, esiste un'iniziativa locale che offre lezioni di fitness gratuite e laboratori sull'alimentazione sana. Incoraggia le persone a prendersi cura della propria salute. Sembra fantastico. Il sostegno della comunità può fare una grande differenza nel motivare le persone a condurre una vita più sana. Lo penso anch'io. È stimolante vedere le persone riunirsi per migliorare il proprio benessere. Cosa pensi della cura della salute mentale? La salute mentale è importante tanto quanto la salute fisica. Apprezzo che ora ci sia più consapevolezza sui problemi di salute mentale e sulla necessità di supporto. Assolutamente. Rompere lo stigma sulla salute mentale incoraggia sempre più persone a cercare aiuto quando ne hanno bisogno. Esattamente. L'accesso ai servizi di salute mentale è fondamentale, soprattutto nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Può davvero aiutare le persone ad affrontare lo stress e le sfide. Sono d'accordo. L'implementazione di programmi di salute mentale nelle scuole può insegnare ai bambini il benessere emotivo fin dalla giovane età. È un'ottima idea. L'istruzione precoce può creare le basi per meccanismi di coping più sani in futuro.